Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Sara, una kitesurfista. Dunque, sull'onda del successo relativo del video e post sullo slang del kitesurf, oggi propongo un video sullo slang del wingfoil, che per chi non lo sapesse è questo fantastico sport con la quale si vola sopra l'acqua. Come potete vedere, chi mi conosce sa già che lo pratico e lo insegno da anni, eppure che lo adoro. Queste parole fanno parte delle conversazioni tra invasati, quali siamo, del wingfoil, conversazioni che faccio praticamente ogni giorno. Sono quasi tutte in inglese, infatti ve le traduco e vi presenterò anche degli esempi di conversazione giusto per darvi un'idea. Se vuoi quindi sembrare o essere, spero, in un futuro un wingfoiler, ti consiglio di arrivare alla fine del video. Ovviamente se lo sai già e ne hai altre da aggiungere, ti prego fallo nei commenti. Questa è solo la mia personale selezione, ma ce ne sono veramente un sacco. Iniziamo con le più importanti che arrivano dalle basi dell'aerodinamica. Ovviamente ve le spiego in maniera breve, non vi farò un pippone teorico che volendo ve lo potete fare da soli andando su Google. Qui la foto per capire un po' di cosa stiamo parlando. Ma iniziamo. Lift. Lift è la parola da sapere nel wingfoil. Lift è proprio cosa succede finché facciamo wingfoil. Letteralmente significa sollevare. Il rider, ovvero chi sta navigando, viene letteralmente sollevato, levita, grazie al lift generato dal foil set installato sotto la tavola da wingfoil. E quindi basicamente si vola. Farò un video dove parlo in maniera più dettagliata delle forze che ci fanno levitare durante il wingfoil. Intanto vi linko il mio post in basso. Si dice ad esempio quanto lift ha un foil? Il lift è una caratteristica importante. In generale i foil low aspect hanno più lift. Infatti non a caso sono ottimi per iniziare. Ma andiamo avanti. Seconda parola, drag. Attrito, resistenza in movimento. Ogni tavola e ogni front wing, l'ala frontale del nostro foil set, hanno un drag diverso. Tavola o wing grandi avranno maggiore drag, come anche tavola o wing più piccoli avranno minore drag. Vedi foto. Cito brevemente Wikipedia. Nella dinamica dei fluidi la resistenza, a volte indicata come resistenza del fluido, è una forza che agisce in senso opposto al moto relativo di qualsiasi oggetto, che si muove rispetto a un fluido circostante. Ciò può esistere tra due strati di fluido, due superfici solide o tra un fluido e una superficie solida. Se volete approfondire c'è Wikipedia, in ogni caso. Piccolo esempio di conversazione. I foil in carbonio e high aspect hanno molto più glide e meno drag. I foil invece in alluminio e low aspect hanno meno glide ma hanno più lift. Ma che cos'è il glide? Glide è un'altra parola mega importante nel mondo wingfoil. Significa letteralmente planare, scivolare. La tavola infatti glida sull'acqua, parola che viene usata moltissimo nel mondo foil e nell'aerodinamica in generale. Si usa per definire l'atto di planata del foil e quindi del rider, generato dalla velocità. Ad esempio, un foil set può avere più o meno glide a seconda di diverse caratteristiche. Per esempio il materiale con il quale è fatto. Se in carbonio avrà certamente più glide, più caro. Se in alluminio avrà generalmente meno glide, infatti sono più economici. Ma cambia il glide anche in base alle misure, al design, soprattutto al fatto se sono low aspect, medium aspect o high aspect. Di cosa stiamo parlando? High, medium e low aspect sono caratteristiche importantissime del foil. L'ho detto anche sul post che ho scritto e che vi linko in basso. Alto, medio o basso rapporto di allungamento. È un parametro importantissimo per scegliere il foil set che più vi andrà a genio, secondo lo stile e il livello ovviamente del rider. È basicamente il tipo di foil che stiamo montando. È un valore basicamente dato da questa formula, AR uguale span al quadrato diviso per l'area proiettata. Senza entrare nel pappone, è un valore generalmente da 5 in su che identifica, come potete vedere in questo schema preso direttamente dalla Duotone, tendenzialmente la forma e quindi poi la performance di un foil set. Farò presto un video sulle vere differenze tra low, medium e high aspect foils. Andiamo avanti, altra parola è cord, letteralmente è corda in aeronautica. Come potete vedere la corda è quel segmento immaginario che unisce il bordo di attacco e il bordo di uscita del profilo alare di un'ala. Questo è il cord e questo è lo span. Cos'è lo span? L'apertura alare di un uccello, di un aeroplano, della nostra front wing. La distanza tra un'estremità alare e l'altra. Si usa nella formula non a caso per il calcolo dell'aspect ratio di ogni front wing.
Il profile, profilo o spessore. Si intende profilo esattamente questa parte del foil, come vedete. Ad esempio, il profile è low per gli high aspect, infatti sono più fini. E il profile è high per il low aspect, infatti sono più spessi, più grossi. Andiamo avanti con le parole, il pumping. Senza il pumping non si va da nessuna parte con il wing foil. È la vera tecnica di pompaggio con il wing stesso o con i piedi, nella tavola e quindi nel foil. Con il wing si tratta di generare e catturare vento per generare velocità e quindi far liftare il foil. Con i piedi è questo movimento ritmico che anche genera velocità e lift in un foil. La tecnica del pompaggio varia moltissimo da condizioni di vento e materiale usato. Fusoliera, come in un aereo esattamente, è la parte che connette l'ala frontale e l'ala posteriore, lo stabilizzatore. Ci dà tremenda stabilità in volo, soprattutto se è lungo, quindi vi parlo di 90 cm. Che sono quelli per principianti. Per rider esperti ovviamente si accorcia e si arriva fino a 70-68 cm. Sono molto più dinamici. Stance. Per stance si intende la posizione dei piedi sulla tavola, importantissima per imparare e anche poi in futuro per fare manovre avanzate. Come su ogni board sport, anche nel wingfoil lo stance è super importante. Inizialmente senza straps e poi con straps, ma la posizione dei piedi rimane super importante per capire bene il balance volando con il wingfoil. Foot straps sono esattamente quelle parti della tavola dove si infilano i piedi. Si avvitano alla tavola e sono generalmente 3 per tavola. Poi c'è chi preferisce non usarli, chi ne usa solo i front e chi usa il front più il back. C'è poi il leash, i leash, perché sono 2 di solito. Sono queste corde di sicurezza che ci mantengono attaccati al nostro wing e alla nostra tavola. Ce ne sono di 1000 tipi, deve essere in buono stato. È da polso o da bacino, dipende un po' dal gusto e a come piace da persona a persona. Io preferisco quello da polso per il wing e quello al bacino per la tavola. Il volume, mega importante per la scelta della tavola in sé. È meglio iniziare con quasi più 30 litri rispetto al vostro peso, per poi accorciare questo numero e arrivare a un massimo di più 15 rispetto al vostro peso nei litri della tavola. La tavola si misura in litri e in piedi. Ti ricordo di iscriverti al mio canale, mi raccomando, per stare aggiornato sugli argomenti wingfoil e kitesurf. Ed anche magari la campanellina. Ma andiamo avanti con le parole, il luffing. Cos'è il luffing? Basicamente è orzare, quindi spingere il wing un po' contro la direzione del vento, molto importante per depotenziare un po' il wing o fare manovre avanzate, tipo il tack. Box è la cassa basicamente dove viene installato e avvitato il nostro foil presente sulla tavola. Ogni brand ha le sue misure, i suoi attacchi e le sue guide. Spesso sono comunque intercambiabili utilizzando delle placche extra. In una tavola, come potete vedere, cambia molto la posizione del foil set sulla tavola, quindi può essere messo con più lift o meno lift. All'inizio è meglio metterlo nel mezzo. Anche qui, come nel kitesurf, è meglio usare tutto della stessa marca per la performance, ma non è certo obbligatorio. Bladder, come nei kite, la parte interna gonfiabile di ogni wing è fatta con un bladder che si gonfia con l'apposita pompa. È intercambiabile se si rompe o si fora. Il pad o grip è quella parte di ogni tavola superiore, generalmente in EVA foam, quindi polietilene espanso, mi sembra. Polietilene espanso, che ci permette di grippare, quindi di non scivolare sulla tavola, anche senza straps. Senza questa cosa non ci si potrebbe stare su una tavola. Certo si potrebbe usare la cera, ma comunque non avrebbe lo stesso risultato. Stab o stabilizzatore o backwing, roar wing, è là dietro lo stabilizzatore di ogni foil set. Stabilizza appunto la tendenza dell'ala frontale a farci liftare o salire. Senza di questo non si andrebbe da nessuna parte, si salirebbe solo e non va bene. Questa cosa ci fa stare ben paralleli sull'acqua e proseguire la nostra navigazione. Ultimissima, full carbon sandwich. Non è un panino, ma più o meno. Come potete vedere dall'esploso, per esempio, di questa tavola duoton strafiga, è una tecnica di costruzione di tavole per sport acquatici e ovviamente mega performanti. Queste tavole sono fatte infatti a strati con vari tipi di fibra o bambù, PVC, carbonio, dipendendo da marche e tipologie. Come potete vedere, la lista della terminologia da wingers è super lunga,
Queste sono solo alcune delle parole che noto spesso nelle mie conversazioni quotidiane a proposito del wingfoil. Se ne avete altre, mi raccomando, vi ricordo, scrivetelo nei commenti, mi farebbe strapiacere, e spero che questo video sia stato utile a prossimi e futuri wingers. Un mega abbraccio da Tarifa e ciao ciao!